Good afternoon, ladies and gentlemen. Today is a very good day for European Union, but also a very good day for the people of Andorra and San Marino. Today we are welcoming Andorra and San Marino as even closer members of the European Union family than you were before. Il 12 dicembre 2023 a Bruxelles, dopo anni di lavoro diplomatico, è stata annunciata la fine delle trattative per un accordo di associazione tra San Marino e l'Unione Europea. Indeed, this morning I presented to our member states in the General Affairs Council the state of play of our negotiations for an association agreement. Ma secondo me, io sono sempre stato un po' scettico anch'io, però a questo punto non ci sono tante altre alternative. Molti non sanno di cosa si sta parlando. Cosa dobbiamo dare, che soluzioni o cosa ci danno, cosa ci tolgono. Per me al momento è difficile avere un'idea complessiva di quello a cui stiamo andando incontro. Purtroppo però la disinformazione ha rappresentato un elemento di preoccupazione per i cittadini. Molte preoccupazioni sono dovute al fatto che forse non c'è stata abbastanza informazione. Inoltre, il timore che San Marino possa perdere la sua sovranità si trova al centro del dibattito. E quindi c'è indubbiamente questa attenzione al concetto della sovranità. Anche se sono un po' preoccupato, un po' come tutti, perché magari non vogliamo trovarci fra un po' che magari abbiamo perso un po' la nostra autonomia, un po' quello che penso, insomma. Cos'è l'accordo di associazione? Cosa prevede? E come siamo arrivati fino a qui? Dunque, occorre fare una premessa. La Repubblica di San Marino ha scelto, in accordo con l'Unione Europea, di perseguire una finalità di associazione e non di adesione. Questa è una differenza sostanziale. Che cosa comporta? Che mentre un paese che aderisce, quindi diventa paese membro dell'Unione Europea, sarà chiamato a recepire una massa di normative suddivise per capitoli tematici, che sono 35, in un processo di associazione come il nostro i capitoli sono 25. Quindi abbiamo 10 capitoli in meno, quindi molte materie che non vengono ricomprese nel nostro negoziato. Questi capitoli, che prendono il nome di acquis comunitario, descrivono l'insieme di norme e obiettivi politici che gli Stati membri dell'Unione Europea e quelli che vogliono aderire o associarsi devono adottare. Nel caso di San Marino, ovvero di un paese in fase di associazione, le materie escluse dal negoziato sono 10. Principalmente le materie escluse dal negoziato, quindi che non hanno mai fatto parte fin dall'inizio, sono quelle relative alla politica europea di sicurezza comune, la politica migratoria, Schengen, la politica relativa alla fiscalità, tutte le materie fiscali, e anche la PAC, la politica agricola comune, e la pesca, per motivi abbastanza ovvi. Di conseguenza ci siamo concentrati solamente sulle cosiddette 4 libertà fondamentali. Queste libertà, che riguardano la libera circolazione delle merci, persone, servizi e capitali, sono considerate i pilastri dell'Unione Europea e si trovano in cima alla lista dei capitoli. Sono supportate dalle altre materie per assicurare un'applicazione pratica ed efficace. L'accordo di associazione è quindi un processo che permetterebbe a San Marino di integrarsi meglio nel contesto europeo, senza tuttavia la necessità di sopportare tutto il carico che è riservato agli Stati membri. Sembra una cosa positiva, ma diversi cittadini sammarinesi sono dubbiosi. Quali sono le perplessità? Piccole cose secondo me che possiamo risolvere facendo un accordo di associazione, avere meno problemi per spostarci in Europa, per andare a fare un lavoro in Europa. Penso che non siano abbastanza per arrivare a rischiare di compromettere il nostro potere decisionale ed è un piano che esclude per esempio la questione della sovranità, la esclude o comunque la mette a rischio. Il concetto di sovranità sembra essere il fulcro dei dubbi dei cittadini. Ma cosa intendiamo per sovranità? E verrà veramente messa a rischio? Effettivamente è un concetto, una parola sulla quale non mi sono mai soffermata troppo a pensare. Non è facile
rispondere a questa domanda? Sinceramente non saprei dirti qual è il mio concetto di sovranità per San Marino. Dunque, la mia concezione di sovranità, allora... Le persone non lo so, vabbè. Puoi tagliare a un certo punto. Non è una domanda facile quella che lei mi fa, perché, come dice appunto, ognuno ha il proprio concetto di sovranità. Ma per me il concetto di sovranità prima di tutto è quello di poter continuare ad essere uno Stato indipendente, autonomo, che possa decidere le proprie posizioni internazionali, che possa continuare a decidere le proprie leggi. Non dico imporre, però di poter far valere il proprio pensiero, di poter essere ascoltati, di sapere che c'è qualcuno che ti sta ascoltando in quanto paese, in quanto tu sei quel paese. Mi dà l'idea di qualcosa che all'interno di San Marino ci sia qualcosa di grossissimo, ci sia qualcosa di importantissimo, che però appunto non vuole uscire fuori, non vuole far entrare niente all'interno dei confini, in questo caso sammarinesi. Il concetto di sovranità può essere difficile da definire, poiché appare spesso soggettivo o comunque astratto. Proviamo a fare un passo nel passato per comprendere appieno il significato della sovranità sammarinese e come il concetto si sia evoluto nel tempo. Il concetto di sovranità sammarinese credo si possa racchiudere in un aneddoto. Siamo nel 1296, i sammarinesi vengono interrogati dall'abate di Sant'Anastasio, rispondono che essere liberi significa nemini teneri, quindi non essere schiavi di nessuno, non essere legati da vincoli con nessuno. Chiaramente nel Medioevo questo ha un significato, nell'epoca moderna e nell'epoca attuale ne ha tutto un altro, ma da lì in avanti la storia della indipendenza, dell'autonomia, della sovranità sammarinesi saranno appunto storie legate a questo concetto. Gli eventi storici principali che hanno messo in discussione l'autonomia di San Marino sono sostanzialmente un paio. Il primo, il più noto, non in ordine cronologico, è chiaramente l'episodio legato alla vicenda alberoniana. Tra il 1739 e il 1740 la Repubblica di San Marino è sotto l'autonomia del legato pontificio di Romagna, Giulio Alberoni, quindi fondamentalmente in quel momento libertà e autonomia non ce n'è più, insomma. L'altro momento cardine è quello a cavallo tra il 1502 e il 1503, quando le truppe di Cesare Borgia si invadono e anche lì per qualche mese siamo sotto il dominio del Borgia. Questi sono forse i due frangenti più oscuri e più complicati da un punto di vista appunto di autonomia e libertà, perché qui non c'erano né autonomia né libertà, eravamo sotto il dominio di altre forze. Quindi, per sovranità, potremmo intendere l'autonomia e la libertà di un paese indipendente da altri stati. È un concetto forte e ben radicato nella storia sammarinese, che ha persistito fino ai giorni d'oggi. Ma qualcosa sta cambiando. Come siamo arrivati alla necessità di fare questo tipo di accordo? Ed è davvero un accordo che metterebbe a rischio la sovranità di San Marino? Questo cambiamento si ha nell'Ottocento. Fino all'Ottocento San Marino aveva un sistema statale, burocratico e amministrativo vicino al ridicolo. Oltre che essere povera, proprio a livello di bilancio, era uno stato poverissimo. Nelle vecchie fotografie, ante 1930, questo era, dalle torri a qualsiasi altra cosa, un paese di sassi diroccati. Quindi era un paese di una povertà pazzesca. Cioè era proprio povero e quindi destinato a sparire. San Marino, diciamo, nel passato si è caratterizzato per un sistema di finanziarizzazione dell'economia, cioè la finanza ha avuto in un certo senso la prevalenza rispetto all'economia reale, cioè a un'economia di produzione di beni e servizi sia materiali che immateriali. La finanziarizzazione dell'economia rappresenta l'incremento dell'influenza del settore finanziario rispetto a quello reale, con aziende, banche e istituzioni che favoriscono gli investimenti nei mercati finanziari anziché la produzione di beni e servizi tradizionali. Di fronte a un passato di povertà, San Marino ha optato per una strategia volta a rafforzare l'economia nazionale, enfatizzando lo sviluppo del settore finanziario attraverso l'adozione di approcci alternativi. Mi riferisco al segreto bancario, all'anonimato societario e al differenziale fiscale, in alcuni casi oltre gli standard internazionalmente riconosciuti. C'era un detto che si usava spesso a San Marino: noti a noi e ignoti agli altri.
Dopo l'11 settembre 2001 si è contrastato in ogni modo a livello internazionale ogni paese che si isolasse dal contesto, che non fosse soprattutto leggibile dagli altri paesi nel contesto internazionale. Le nostre banche sono state purtroppo depredate notevolmente da politiche scellerate che hanno caratterizzato gli anni, fine anni 90, inizi anni 2000, insomma, no? Cioè, sono stati veramente anni micidiali che hanno determinato poi la crisi del sistema bancario e hanno, con l'idea che il segreto potesse essere la grande panacea, una grande stupidità che i politici non hanno saputo per niente interpretare. San Marino, che voleva un po' rimanere arroccato e isolato e fare di questo isolamento una caratteristica identitaria, ha dovuto giocoforza cambiare e giocare invece la partita della competitività, della trasparenza, della leggibilità da parte degli altri. Quindi ci venne a un certo punto fatto comprendere in maniera molto chiara che o dovevamo dimostrare di essere capaci di fare pulizia rispetto a situazioni che poi a livello internazionale non erano più tollerate e non erano più tollerabili, oppure si sarebbe dovuti arrivare a una riduzione degli spazi di sovranità sammarinese con il controllo di certe aree da parte direttamente dell'Italia. Il sistema di poca trasparenza che ha favorito così tanto il paese non era più accettato al di fuori dei confini della Repubblica e per questo motivo iniziava a diventare un problema. Per garantire la sopravvivenza dello Stato era necessario un cambiamento. Dal 2008 in poi la politica si è quindi impegnata in rapporti diplomatici con l'Unione Europea, al fine di riformare le proprie politiche interne per adeguarle agli standard internazionali richiesti. Quando ho iniziato il mio incarico come segretario di Stato per gli affari esteri, quindi nel dicembre 2008, fondamentalmente avevamo 4 priorità. Quella più urgente era l'emergenza nel rapporto bilaterale con l'Italia, che era ormai ai minimi storici da decenni. Collegata a questo c'era anche una priorità di relazioni con l'Unione Europea, nel senso che nell'ultimo periodo della precedente legislatura potremmo dire che quasi non passava giorno senza che i giornali nazionali italiani e anche sammarinesi parlassero di truffe varie che venivano fatte nel nostro paese ai danni dell'Italia e dell'Unione Europea. Terzo problema è il rapporto col Monival. Il Monival è un organismo di monitoraggio del Consiglio d'Europa che si occupa delle tematiche del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. San Marino era finito pochi mesi prima delle elezioni del novembre 2008 in procedura rafforzata Monival. E poi l'ultima questione da risolvere era l'OCSE, perché nel rapporto con l'OCSE San Marino era nella cosiddetta lista grigia ed emerse velocemente nel 2009 la necessità di entrare nella lista bianca, perché i paesi che fossero rimasti in lista grigia avrebbero poi avuto delle sanzioni significative. In questi anni l'ecosistema che ha sostenuto la Repubblica stava crollando. La procedura rafforzata Monival e l'entrata nella lista grigia dell'OCSE hanno segnato un periodo di estrema sofferenza. Tuttavia, nella storia di San Marino, questa non è la prima volta in cui si ritrova davanti alla necessità di cambiamento. Rischiamo un pochino di avere un'idea di una San Marino unita, no, sempre nell'arco dei secoli, non è così. Ad esempio, secoli cruciali, quelli saranno quelli dal 600 all'800, fino alla metà dell'800, saranno secoli caratterizzati da forti divergenze interne. Poi però, alla fine dell'Ottocento si è dovuta rendere conto, questo anche grazie alla spinta di qualche consigliere un po' più giovane, si sono resi conto che un cambiamento di rotta era assolutamente necessario. Noi siamo lo Stato conservatore per eccellenza, ma storicamente, insomma, avvengono questi momenti di rottura e credo che quello dell'Ottocento sia stato, verso la fine, la metà dell'Ottocento, insomma, sia stato un momento decisivo. Il quadro delle relazioni bilaterali con l'Italia venne rivisto e molti settori vennero riletti proprio alla luce degli standard internazionali nuovi di trasparenza e collaborazione, che hanno portato al definitivo superamento di quello che era un modello di sviluppo sino allora internazionalmente accettato e riconosciuto, che era basato sulla riservatezza. Negli anni precedenti, anzi, si era cercato di non firmarle certe intese, di rimanere nel regime di poca trasparenza e di poca collaborazione. E quindi per poter abbandonare quella economia e fare sviluppare l'economia reale, inevitabilmente è necessaria una maggiore integrazione europea. La segreteria di Stato agli affari esteri quindi si è immediatamente concentrata
sul rapporto bilaterale con l'Italia, che come ho detto era l'emergenza assoluta. E subito dopo abbiamo ripreso i contatti anche con i vertici dell'Unione Europea, cercando di dimostrare che eravamo animati dalle migliori intenzioni di costruire un percorso di maggiore integrazione con serietà, rimuovendo gli ostacoli a rapporti bilaterali proficui basate sulla lealtà e sulla correttezza dei comportamenti, quindi rimuovendo quelle aree di illegalità che ci creavano tanti problemi sia con l'Italia che con l'Unione Europea. Abbandonata la partita della riservatezza, San Marino si è subito mossa per trovare soluzioni alla difficile situazione in cui si trovava. Cambiare quando è necessario farlo è fondamentale per uno Stato, soprattutto per uno Stato piccolo come il nostro, che comunque basa la sua indipendenza sul prestigio internazionale, sulla rete diplomatica, sulla rete di amicizie internazionali, perché va detto insomma che siamo uno Stato che si è sempre nutrito positivamente della nostra appunto capacità di intagliare una rete di rapporti internazionali ottima. C'era assolutamente la consapevolezza che veniva non solo da molte categorie economiche, ma ripeto da una fascia della popolazione, in particolare quella più giovane, ma non solo, che si rendeva conto che la situazione attuale non era più soddisfacente perché creava troppi problemi anche nel rapporto bilaterale, oltre ad una serie di problematiche per chi ad esempio persona fisica era solo sammarinese. I cittadini europei possono intraprendere esperienze lavorative, di studio e di vita senza restrizioni temporali. Coloro che invece non possiedono la cittadinanza di un paese membro si trovano in una posizione di svantaggio. Onestamente io sono sempre partito preventivo presentando il passaporto italiano, perché non avrei voluto avere troppe parti burocratiche. No, perché quello che non voglio farla sembrare che non c'ho voglia di essere sammarinese, capito? Però è proprio per il punto di vista che è più facile se uno è dell'Unione Europea, no? Quindi non so bene come dirlo senza farlo sembrare brutto. 2 mesi fa avevo questo rapporto con una proprietaria di un'agenzia viaggi che era molto interessata ad assumermi, ma in un certo momento sempre questa persona dicendomi guarda, mi sono stufata di aspettarti, mi sono stufata di aiutarti, ci stiamo mettendo troppo e ho deciso di scartarti. Tutto questo da un giorno all'altro. Per me è difficile trovare le informazioni che ti servono perché molte volte perché non siamo uno Stato europeo ma siamo in Europa, quindi non è mai facile trovare le informazioni, quello che devi fare, quello che non devi fare, se questi documenti servono, questi documenti non servono. Non abbiamo mai nascosto il fatto che i nostri giovani hanno bisogno di avere altre esperienze, che non siano soltanto quelle nella Repubblica Italiana, ma anche in altri paesi europei, e gli ostacoli che hanno ricevuto, che tuttora trovano, sono ostacoli che non ci possiamo permettere. I nostri giovani devono poter girare il mondo liberamente, almeno l'Europa. Non solo i giovani, ma anche gli imprenditori hanno affrontato numerose difficoltà a causa della mancanza di soluzioni che potessero facilitare il loro lavoro e le relazioni commerciali con l'estero, possibilità di cui godono invece aziende in Italia e altri paesi europei. Di fatto siamo assoggettati a tutte le regole, i requisiti, le prescrizioni previste dall'Unione Europea sui prodotti, sui processi, su quello che vendiamo sui territori europei. E le rispettiamo diligentemente, però ecco, siamo assoggettati e abbiamo tutti gli oneri di quel contesto senza averne assolutamente alcun vantaggio che invece viene riconosciuto ai paesi più strettamente riconosciuti come europei. Sicuramente avere un dialogo diretto con l'Unione Europea è un vantaggio enorme perché noi siamo inseriti, siamo in un qualche modo coinvolti, per forza, a prescindere, nel senso anche se ci alleassimo con potenze straniere saremmo comunque coinvolti, quindi avere un dialogo diretto è imprescindibile, credo, per uno sviluppo e per la sovranità dello Stato. Tuttavia l'ideologia europeista è una ideologia
discutibile. L'accordo gioverebbe ai cittadini, studenti, lavoratori e imprenditori. Ma quali sono le preoccupazioni e i lati negativi di questo accordo? Per quanto ho avuto modo di appurare io nel questionario, sempre ovviamente tra parentesi, non siamo ostili a un possibile accordo di adesione. Ci sono però molti punti da spiegare. Le preoccupazioni sono sicuramente la prima è che per quanto dovrebbero fare i nostri interessi, sicuramente prima puntano ai loro di interessi. Quella di perdere la nostra sovranità, il fatto che non ci sentiremmo più padroni a casa nostra, il fatto che saremmo espropriati quasi dei nostri diritti. San Marino è rimasto senza soldi, per dirla in una maniera proprio basica, e quindi è costretto a accettare o a far passare anche per cosa buona e giusta quella che in realtà, a mio avviso, è un o mangi la minestra o salti dalla finestra. L'Europa secondo me è in crisi, si trova in una temperie culturali anche legata alle guerre che non soddisfano francamente il mio bisogno di fiducia. Essere sotto l'Europa vuol dire sì, da una parte mantenere la tua indipendenza, ma vuol dire anche qualcuno di esterno che giustamente fa i suoi interessi e quindi fa determinati controlli e vuole che le cose vadano in un certo modo, e se tu accetti di entrarci poi giustamente devi stare ai loro di comodi, che potrebbe succedere che non collimino con i tuoi. Mangeremo meno, no? In maniera metaforica, in cui avremo di meno, ma in cui difenderemo e magari ci ritroveremo fra 20 anni a non avere svenduto la cosa più importante che abbiamo, che è la nostra sovranità. Sinceramente non ne so neanche tanto, in più ho paura delle conseguenze che potranno esserci non sapendo, non so cosa andiamo incontro, se ha delle agevolazioni o meno e in che ambito abbiamo le agevolazioni. Ma visto come gira in Europa, io dico che sarebbe meglio forse stare un po' alla larga. Il far arrivare un flusso migratorio così tanto grande non dia ossigeno. Dunque, la mia malinformazione mi fa dire stiamo così come stiamo. L'accordo di associazione all'Unione Europea ha una storia molto lunga perché è partito da ben prima del 2015, che è l'anno in cui si sono aperti effettivamente i negoziati. Venne costituito proprio un gruppo tecnico che lavorò moltissimo su queste tematiche e alla fine di questo lavoro noi fummo in grado di presentare all'Unione Europea, già nel 2010, un documento molto corposo che fu grandemente apprezzato dalle istituzioni comunitarie. In data 15 dicembre 2010 è stato emanato un ordine del giorno in cui si esprimeva la volontà da parte di tutti i gruppi consiliari di giungere al più presto ad una maggiore integrazione con l'Unione Europea. Inoltre, nonostante l'accordo di cooperazione e unione doganale del 1991 abbia garantito un rapporto proficuo con le istituzioni comunitarie, si riconosceva la necessità di avanzare ulteriormente verso una maggiore integrazione europea. Si stava pensando ad un'ipotesi di associazione che non implicasse questo fatto di diventare a tutti gli effetti membri dell'Unione, perché si considerava che le dimensioni erano tali che non avrebbero potuto sopportare gli oneri di una totale integrazione, perché creare organismi che potessero recepire alla pari una realtà come la nostra di 34-35 mila abitanti, 60 km quadrati, voleva dire rivoluzionare tutte le regole dell'Unione. Nonostante ci fosse stata una spinta iniziale da parte dei vertici politici e di coloro che subivano le conseguenze di una mancata integrazione, non tutti erano d'accordo. Esisteva infatti una resistenza di una parte della popolazione restia all'apertura verso l'Europa. San Marino è fondamentalmente un paese conservatore, questo forse anche perché siamo montanari, no? Mi diceva giustamente un mio amico di un altro paese che chi è montanaro tende ad essere conservatore più di chi ha lo sguardo sul mare quotidianamente. La paura spesso è dovuta anche la paura di cambiare, spesso è dovuta al fatto che noi conosciamo quello che abbiamo adesso, non sappiamo esattamente quello che avremo domani e quindi, siccome tutto sommato San Marino fino al 2008 aveva vissuto una condizione economicamente florida, ecco, c'era una parte di popolazione che tendeva a guardare indietro anziché guardare avanti. Il meccanismo protezionista che sin qui c'è stato è stata una esigenza conseguente a un meccanismo
che deriva sempre da quel noti a noi, ignoti agli altri che ha connotato la nostra storia. La nostra politica estera per qualche momento è stata una politica estera, diciamo così, di isolazionismo, cercare di essere così poco conosciuti fuori perché si pensava che così si potessero fare più cose, insomma, con maggiore libertà. Nel mondo di oggi non è più possibile, quindi siamo noti a tutti e forse ignoti a noi stessi e quindi dobbiamo lavorare per essere noti prima di tutto a noi stessi e per essere sempre consapevoli di qual è l'immagine che gli altri hanno di noi. Noti a noi e ignoti agli altri. È un detto significativo per San Marino, che ha caratterizzato per anni le dinamiche internazionali e che le ha permesso di crescere e prosperare. Ma il mondo è cambiato, rendendo indispensabile ripensarsi insieme ad esso per scongiurare il rischio di scomparire. Le richieste di cambiamento sono arrivate sia dall'alto a livello istituzionale, sia dal basso, da coloro che hanno dovuto affrontare ostacoli e difficoltà causati da questa chiusura. Quindi, quali sono i passi che la politica ha intrapreso a seguito di questa consapevolezza? E quali sono le storie dei cittadini, studenti, lavoratori e imprenditori che si sono trovati in difficoltà a causa di una carente integrazione con l'Unione Europea?